I vostri consigli sono stati la base per organizzare la Corsa della Bora 2017. Una manifestazione con 1000 atleti che arrivano da tutte le parti del mondo e un centinaio che fanno un percorso da considerarsi eccezionale per i comuni mortali di 160 km, oltre ad essere così un onore, è una grande occasione per farci rappresentare veramente in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Beg pred meglo, pred temačnimi dnevi, pred zimsko trplostjo. Ena sama neznanka, ali bo to dan skoraj pomladanskim prijetnim soncem, ali bomo tekali v družbi z burjo. Brez dvoma bo to izkušnja, ki vas bo zagnala za en sam dan v nov, odkritja vreden svet. La gara da 57 vi metterà subito alla prova con una discesa stretta ed impegnativa. Si passerà su un tratto scorrevolissimo di 2 km lungo la pista ciclabile. Sarà qui che bisognerà allungare il passo per poi inoltrarsi in un percorso ancora più difficile. Predstavnik občine Hrpelje-Kozina, sem vesel, da se bo del prireditve Tek z burjo 2017 odvijal tudi v naši občini. Pozdravljam organizacijo takšnega dogodka. Dobrodošli v občini Hrpelje-Kozina. Dopo un tratto di bosco quasi incontaminato arriverete al ristoro di Becca, solo liquido e molto veloce. Da qui una corsa sull'altopiano della Bora, che vi porterà al castello di San Servolo e poi, dopo una discesa ripida, al ristoro di Dolina. Na mestni občini Koper smo izredno zadovoljni in ponosni, da bomo lahko gostili Tek z burjo. Še posebej sem zadovoljen, da se bo Tek z burjo odvijal tudi po našem zaledju, tako da bojo številni tekači spoznali tudi ta prelep del naše občine. Che è quello del Carso Triestino, che dal punto di vista climatico, della flora e della fauna corrisponde a una località di montagna a 1500 metri. Quindi siamo di fronte a una situazione particolare, eccezionale. Un'altra caratteristica molto importante del Carso è quella di avere 3 compenetrazioni di areali diversi, cioè qui abbiamo animali e piante che di solito vivono in centro Europa, in pianura padana, nell'Adriatico o soprattutto nell'ambiente ilirico-balcanico. Bravo, po spustu iz Socerba ste pritekli prvih 15 km. Dobrodošli v dolino, na prvo okrepčevalno točko, kjer vas bomo dobro pogostili. Osvežite se in zberite energije, saj vas čaka vzpon na Grižo. Siamo arrivati al Monte Carso, una parte molto importante della gara, è estremamente pericolosa, fare attenzione. Il soccorso alpino avrà attrezzato con delle corde fisse, però è sconsigliato superare e fare attenzione anche alle persone che sono davanti a voi. E nel caso in cui qualcuno si faccia male durante l'itinerario è importante comunicarlo agli addetti gara il prima possibile in modo tale che possiamo intervenire. E proprio mentre i corridori della 21 km si prepareranno a partire, i runner della 164 km saranno attorno al 140 km, sui sentieri tra il confine tra l'Italia e la Slovenia, in un Carso bellissimo affacciato sul continente e sul mare. Pot nas popelje potem na vrh Svetega Lenarda, odkot se razprostira čudovit razgled na Kraško planoto, bodisi na eni kot na drugi strani meje. Na eni strani lahko občudujemo morje, do druge strani ko občudujemo tudi Julijske Alpe. Tornando sul Sentiero 1, anche la mezza quest'anno avrà grandi cambiamenti, molto più bella, più panoramica, ma decisamente meno scorrevole. Completamente nuova quest'anno, non si parte più da Napoleonica, si va direttamente verso Monte Grisa, tratto impegnativo subito dall'inizio, si passa per la parte alta del Carso Triestino, che in un sali e scendi porterà ad una vista privilegiata sul castello di Miramare, per poi proseguire a Pontovello, a Santa Croce, dove si troverà un fantastico ristoro con birra alla spina e salsicce, dove i meno attenti al cronometro potranno anche allietare il palato. E non dimenticate di sintonizzarvi su Radio.0 per seguire la corsa in diretta. Siamo al chilometro 49, all'ultimo ristoro qui ad Aurisina. Vi attenderemo noi Cravatte Rosse con i nostri soci, i nostri volontari, presenti da sempre in città nell'ambito del volontariato, nel mondo sportivo e della solidarietà. Proprio qui davanti alla scuola Igo Gruden, in questo spazio, verrà allestito l'accoglimento. Quest'anno dunque niente deviazioni, nessuna perdita di tempo. L'importante è ricaricarsi prima dello sprint finale. Prima della discesa finale avremo un percorso di 2 km, attenzione perché le rocce sono scivolose, quindi fare molta attenzione, ormai la fatica si fa sentire e avrete anche dei tratti con delle corde di servizio di sicurezza.
Arrivati sulla spiaggia, un tratto non impegnativo e difficile, ma comunque da fare attenzione per le rocce scivolose che potrebbero causare cadute. Mi raccomando, seguire i sentieri però. Siamo arrivati a Portopiccolo, destinazione di benessere e relax dell'Alto Adriatico, dove anche quest'anno verrà ospitato l'arrivo della Corsa della Bora. I corridori, dopo estenuanti percorsi, potranno qui rilassarsi e godersi il panorama di questa fantastica destinazione. Una sinergia con i paesi vicini, la Slovenia, la Croazia e l'Austria. Quindi Trieste corre insieme agli uomini d'acciaio verso un futuro che deve essere un futuro anche di occasioni, soprattutto per i giovani, un'occasione per rilanciare qui il turismo, l'arrivo di tante persone che forse non conoscono questo punto eccezionale dell'Adriatico, un tempo porto di Vienna.